quando parliamo di manifesto, anche per chi ci ascolta, è davvero un manifesto, quindi idealista. È come se dicessimo il manifesto di Ventotene. Sono degli ideali che un gruppo di individui ha deciso di giurare di giurare fedeltà. Quindi, appunto, è una cosa molto astratta, però poi alla fine anche nel lavoro di tutti i giorni, se utilizzate Scrum, ci, ci deve essere sempre qualcuno, secondo me, c'è bisogno di qualcuno che, diciamo, rappresenti questi valori, che mostri la via, che dia il buon esempio appunto su aprirsi, essere trasparente, mostrarsi vulnerabile, dare fiducia, perché almeno da quello che dalla mia esperienza nessuno cioè con una presentazione è impossibile insegnare la fiducia, la trasparenza, appunto il guardarsi indietro, non sono cose che impari in mezz'ora. Ci vuole appunto qualcuno che ti mostri, da cui prendere esempio, appunto di ispirazione. Sì, sì, infatti nel metodo Scrum c'è il ruolo dello Scrum Master proprio perché, Esattamente, che poi voglio dire, non è niente di strano, nello sport, tutti gli sport di squadra hanno, oddio, anche gli sport individuali hanno l'allenatore, no? Perché avere esattamente. una vista prospettica da qualcuno che non sta giocando con te in campo, ma è a bordo campo e magari ha anche un po' di esperienza e ti dice la partita da fuori, ti dà degli indirizzi da fuori, è indubbiamente utile. Il mondo del lavoro c'è questa idea un po' terroristica che viene dalle rivoluzioni industriali in cui in realtà c'era il manager, no? Non avevi bisogno del manager, non avevi bisogno di qualcuno che ti fa performare. Nel mondo moderno, grazie anche a una crescente complessità delle cose che dobbiamo fare, stiamo riscoprendo quello che in altri ambiti esiste da sempre, cioè il fatto che le persone non hanno bisogno di qualcuno che ti dica cosa devi fare, il capo, perché quello funzionava quando c'erano gli operai analfabeti e andavano a lavorare nelle fabbriche, no, di cotone nella prima rivoluzione industriale in Inghilterra e allora ti occorreva qualcuno che avesse perlomeno la terza avviamento, che sapeva almeno leggere e filmare e quindi ti diceva cosa fare. Con la scolarizzazione degli anni 70 in avanti, il modello, no, del capo che ti dice cosa fare, tu devi seguire il capo, ha perso di senso. Si parla di leadership, cioè qualcuno che ti guida, che ti dà la direzione, che ti è di supporto, che ti abilita a performare, dire cosa fare diventa abbastanza anacronistico. E quindi ecco l'idea dello Scrum che mette questo divide la leadership in due, cioè il produttore che è quel leader estroverso, guarda sul mercato e porta le informazioni del mercato o di chi ha bisogno delle cose che facciamo dentro la squadra, mentre lo Scrum Master è un ruolo introverso, cerca di lavorare sulla squadra per farla performare.